Sì, siamo con Roberto Gagliardini in diretta anche su Twitter. Roberto, dei 5 gol che hai fatto in campionato, 4 contro il Genoa. Come mai secondo te? No, sinceramente non lo so, è una casualità sicuramente, sono contento appunto dei gol e fa piacere aver aiutato comunque la squadra e soprattutto che i gol hanno portato poi a 2 vittorie. Battute a parte, è un Inter che fin da subito ha voluto la vittoria. Sembrava un po' la situazione post-Eintracht, il derby, avete dimostrato grande carattere, grande spirito e grande prestazione. Un po' come è successo questa settimana, KO contro la Lazio e grande vittoria contro il Genoa. Che cosa cambia nel giro di così pochi giorni? Beh, cambiano comunque tante cose, cambia l'avversario, cambia ogni partita poi è a sé, ogni partita ha una storia sua, quindi non è facile dire cosa è cambiato. Oggi siamo stati bravi fin da subito a comandare il gioco, siamo stati bravi ad aprirla comunque dopo una 15-20 minuti e sicuramente dopo il rigore di Mauro siamo riusciti con un uomo in meno loro a gestirla molto, molto bene. Esatto, ancora più bravi a gestirla perché comunque non era facile venire a giocare qui. L'Inter l'ultima vittoria l'aveva fatta nel 2011, quindi dopo tanti anni si è tornati al successo in un campo rognoso dove ha perso anche la Juventus. Secondo te dove siete stati più superiori rispetto al Genoa? Ma oggi penso che siamo stati superiori nel gioco, siamo stati pazienti perché comunque loro inizialmente ci aspettavano, siamo stati bravi ad aspettare senza insistere troppo per andare subito avanti e poi come ho detto dopo il gol loro comunque dovevano un po' esporsi un po' di più, siamo stati bravi poi nel prendere il rigore con un uomo in meno, sinceramente poi non c'è più stata storia. Adesso si guarda avanti perché si chiude il trittico di queste 3 partite in 7 giorni contro la tua ex squadra, l'Atalanta, che sta dimostrando davvero di avere forse un piede diverso rispetto alle altre squadre. Ecco, vi preparerete ed era importante anche magari non avere troppi squalificati perché c'erano tanti diffidati in questa partita, quindi siete stati lucidi e potete giocarvela al meglio a San Siro. Assolutamente, l'Atalanta penso sia una delle migliori realtà del nostro campionato, c'è da fare i complimenti a mister Gasperini per il lavoro che sta facendo da 2-3 anni a questa parte, quindi solo complimenti per loro. Sarà una partita difficilissima sicuramente, però è una partita che dobbiamo assolutamente vincere, anche perché dopo la vittoria di oggi dobbiamo dare continuità, perché come ho detto prima le squadre dietro corrono tanto e ci mettono pressione. E ci sono stati dei risultati anche a favore, no, dell'Inter. L'ultima, Roby, quando hai segnato il primo gol sei corso in panchina, come mai? Hai detto qualcosa a qualcuno? No, sono andato a abbracciare João Mario perché ha avuto una perdita importante qualche settimana fa e avevo il desiderio comunque di esprimergli il mio sentimento, perché non è mai semplice dopo una perdita così grande tornare. Oh! Un argomento serio, comunque, esatto, ti capisco. Serio ed è. Dai, basta parlando troppo. Dai. Allora facciamo così, salutiamo Roberto Gagliardini e poi tra poco parliamo con Miranda. Grazie Roby. Grazie. E allora rieccoci perché siamo insieme ai Joaos, quindi Joao Miranda e Joao Mario. Iniziamo da Joao Miranda, che abbiamo il pubblico anche delle grandi occasioni questa sera. Joao, tornando però alla partita, grande prestazione, volevate la vittoria fin da subito, bravi soprattutto a gestire il risultato. Sì, abbiamo fatto una bella partita, abbiamo dimostrato carattere e una partita così deve fare complimenti a tutti, in special mio amico Gagliardini che ha fatto doppietta finalmente, sta allenando con me e così sta diventando forte. Allora rivolgo, Albi, poi ti do la linea, rivolgo la stessa domanda a Joao Mario perché è microfonato, quindi vi sente e vi lascio poi le domande in studio. Una partita importante, gestita benissimo, il gol è arrivato subito, insomma era importante ritrovare una prestazione così in vista di una gara difficile anche come quella contro l'Atalanta di domenica. Sì, sapevamo prima qualche risultato che l'altra squadra non ha fatto, era importante vincere, 3 punti importantissimi per noi per la corsa in Champions. La squadra, faccio complimenti a tutta la squadra perché abbiamo giocato bene e adesso bisogna recuperare per domenica. Ciao. Ne approfitto per chiedere a Joao Mario se ha messo il maglione per potersi distinguere da Joao Miranda, perché sennò facciamo fatica a distinguere l'uno dall'altro. Poi in più se arrivate insieme facciamo ancora più fatica a distinguervi.
Scusate? Allora, riporto io perché si sente male. Chiede se ti sei messo il maglione per distinguerti da João Miranda. No, io sono João il Bello, lui il Brutto, allora è facile. Vabbè, giustamente questa sera, insomma, ci... No, fratello, scherzo. Non so, manca qualcosa di qua, non so se lui ha dimenticato, però ha giocato bene almeno, dai. Io non ho sentito. Vuoi rispondere, João? No, lascia così, io sono sposato, ho adesso 3 figli, a me non mi cambia, João ancora deve sposare, fare figlio, per questo è più bello, dai. Venendo invece alla partita e anche alla classifica, ha perso la Lazio, la Roma ha pareggiato, il Milan ha pareggiato, insomma davvero dopo il derby, anche nonostante la sconfitta con la Lazio, la situazione è nettamente migliorata. Sì, è stata veramente una bellissima giornata per noi perché altre squadre hanno perso punti e avevamo bisogno di vincere oggi, non c'entrava niente, abbiamo fatto 3 punti che ci danno tanto e adesso c'entra già a centrare su Atalanta perché è davvero una partita difficile. Abbiamo approfittato, João, ti giro la domanda, anche dei risultati delle altre squadre, con il Milan che ha pareggiato, la Lazio che ha perso e anche la Roma ha pareggiato contro la Fiorentina. Il risultato è andato bene, però dobbiamo pensare in noi, dobbiamo pensare nel prossimo avversario, dobbiamo fare bene, dobbiamo restare tosto fino alla fine e arrivare alle Champions. Grazie ragazzi. Grazie. Grazie, ciao.